In questo video tutorial vedremo come inserire un nuovo prodotto in WooCommerce. Dal menu sulla vostra sinistra potete vedere prodotti, andiamo a prodotti, tutti i prodotti. Allora, qui ci sono dei prodotti di esempio, adesso non andiamo a vedere i prodotti di esempio, noi pensiamo solo all'inserimento del nostro nuovo prodotto. Quindi aggiungi il nuovo prodotto e qui abbiamo la schermata per l'inserimento del nostro nuovo prodotto. La prima cosa da inserire ovviamente è il nome del prodotto. Adesso inseriremo un prodotto a caso, quindi mettiamo camicia uomo. Ovviamente dovremmo andare ad inserire la nostra categoria del prodotto, che adesso ovviamente non abbiamo la camicia, quindi adesso inseriamo una nuova categoria nostra e metteremo camicie. Come vedete WooCommerce fa tutto da solo, quindi inserisce una nuova categoria, quindi una nuova categorizzazione. Se la categoria già era presente bastava cliccare sulla categoria e inserirla. Poi abbiamo una descrizione del prodotto, questa è una descrizione dettagliata, quindi qui ci andrà inserita una descrizione molto dettagliata del nostro prodotto, quindi dilungatevi il più possibile perché serve ovviamente per la SEO e per l'indicizzazione su Google e su tutti gli altri motori di ricerca. Ovviamente io inserisco una descrizione dettagliata della camicia uomo. Ovviamente qui potete settare, avete tutto il settaggio di WooCommerce che è lo stesso di WordPress, quindi che ne so, il bold piuttosto che il sottolineato o l'inclinato, gli allineamenti destra-sinistra, potrete inserire anche dei media, quindi delle immagini. Questo è per il SEO, per la SEO, quindi lo lasciamo perdere e ci portiamo su ovviamente il nostro menu prodotto, che è questo. Oggi vedremo soltanto il prodotto semplice, poi creeremo un nuovo video per i prodotti variabili o piuttosto che il gruppo o i prodotti di affiliazione esterni, che sono altri tipi di prodotto. Adesso concentriamoci solo sul prodotto semplice. Possiamo decidere se è virtuale o scaricabile, nel caso noi andremo a creare dei PDF piuttosto che dei video o degli audiolibri, potrebbero essere scaricabili o un file proprio scaricabile. Allora, per esempio dei plugin, creiamo dei plugin per WooCommerce o WordPress, andrete a flaggare lo scaricabile e il prodotto, come vedete, cambia completamente. Qui ci sarà il file che dovrà essere scaricato, piuttosto che un prodotto virtuale, quindi non ha la spedizione, come vedete sparisce, va a scomparire la spedizione. Nel nostro caso è un prodotto fisico, quindi inseriremo il nostro prezzo della camicia, 56 euro. Potremmo decidere di fare un'offerta mettendola a 25 euro in offerta. Ovviamente noi adesso non mettiamo sconti e potremo pianificare il nostro sconto, che ne so, in arrivo delle festività di Natale piuttosto che il Black Friday, andremo ad inserire la data di inizio dello sconto e la fine e lui farà tutto in automatico. In quella data inizierà ad applicare il prezzo scontato e poi la toglierà subito dopo la data di fine. Noi adesso non mettiamo sconti. L'imponibile, ovviamente se avete l'imponibile, se siete assenti dall'imponibile o se solo sulla spedizione, normalmente l'imponibile è standard, cioè è standard, c'è l'imponibile sul prezzo, anche se non viene visualizzato nell'e-commerce, perché l'e-commerce normalmente, gli e-commerce su internet hanno già l'imponibile sul prezzo visualizzato, ma noi comunque dobbiamo calcolare l'imponibile, quindi andrà ad estrapolare la nostra imponibile, cioè la nostra IVA, nel nostro caso in Italia, per poi andare a pagarlo ovviamente. Qui c'è da inserire se è standard, nessuna tariffa ridotta, nel nostro caso è standard, che già abbiamo settato al 22%. Poi abbiamo l'inventario, qui dovremo mettere il nostro codice prodotto, che è per esempio 001, il nostro codice è 001. Qua possiamo decidere se far gestire il nostro magazzino a WooCommerce oppure no. Questa è la nostra scelta, se abbiamo un software esterno lo gestirà il software esterno, nel nostro caso abilitiamola, metteremo la quantità di prodotto che abbiamo in magazzino, per esempio 10, possiamo decidere se nel momento in cui il prodotto passa in modalità esaurito, quindi esaurisce le scorte,
se il nostro cliente può ordinare lo stesso il prodotto, ma ovviamente avvisarlo, o permettere l'ordine senza avvisare il cliente, oppure non permettergli di fare ordine quando è esaurito. Questa è la nostra scelta. La soglia della disponibilità: quando WooCommerce deve avvisarci che sta finendo il prodotto in magazzino, per esempio 2. Poi possiamo limitare gli acquisti ad un prodotto per ordine. Questa è una questione di marketing, quindi oggi diciamo che non ne parleremo, la lasciamo deflaggata, perché flaggando questa opzione il cliente può ordinare solo un prodotto, cioè solo una di queste camicie, e invece noi lasciandola deflaggata può ordinarne 2 piuttosto che 3 o 4 nello stesso ordine. Poi abbiamo le spedizioni e qui possiamo inserire il peso della spedizione, che però inserendolo viene visualizzato nelle opzioni aggiuntive, quindi attenzione, se non vogliamo che il peso compaia non inseriamo il peso, piuttosto che le dimensioni. Stessa cosa, dipende da che cosa vendiamo. Se noi vendiamo scatole di cartone è importante che ci sia la dimensione della scatola di cartone, piuttosto che andare a creare noi l'attributo lo inseriamo qui. Ma questo non lo vediamo oggi. Se vogliamo che le nostre scatole, la stessa scatola di cartone ha 3-4 formati diversi ma con 3-4 prezzi diversi, allora non lo inseriremo lo stesso qui, ma lo andremo ad inserire negli attributi per poi attivare le variazioni di prezzo. Le variazioni che possono essere per colore, per taglia, per dimensioni, per materiale, non lo so, per manifattura, per qualsiasi cosa. È infinita la possibilità di creare gli attributi e di attivare le variazioni sugli attributi, ma che vedremo sempre in un altro video. In questo caso noi la lasciamo così. Anche la classe di spedizione ne parleremo in un altro video. La classe di spedizione, se questo, per esempio per i mobilifici soprattutto, che ci sono pesi e volumi molto ampi, ovviamente la spedizione non può essere standard, ma a seconda di ciò che uno acquista ha delle spedizioni particolari, dei prezzi particolari, e quindi per andare ad impostare queste spedizioni è un processo che si utilizza la classe di spedizione, ma ripeto, anche questo verrà visto in un altro video. Gli articoli collegati: praticamente possiamo collegare degli articoli nella pagina di acquisto, gli upsell o i cross-sell. Gli upsell cosa sono? Sono gli articoli che noi consigliamo, potrebbe piacerti anche, per esempio nel caso di un telefonino potrebbe piacerti anche ricevere le cuffiette piuttosto che cover o la protezione per il telefono. I cross-sell invece vanno nel carrello, che è la stessa identica cosa comunque, ma appaiono nel carrello e possono essere differenti dagli upsell. Questo lo decidiamo sempre noi, ma è una questione di marketing, di vendita del prodotto stesso. Gli attributi, e qua ci sono i famosi attributi. Noi per esempio possiamo mettere nel caso della camicia il colore della camicia, quindi metteremo, che ne so, bianco. Vengono divisi tutti gli attributi da una linea verticale che normalmente si fa su tutti i computer, sia Mac che PC, con il tasto maiuscolo e il tasto sotto all'ESC in alto a sinistra, dove c'è anche lo slash. Bianco, per esempio, nero, blu. Andiamo a salvare. Qui decidiamo se deve essere visibile nella pagina prodotto o meno, ma ovviamente se li mettiamo vogliamo che siano visibili, e ovviamente li andiamo a salvare. In questo caso lui ha creato gli attributi. Non pubblichiamo ancora il prodotto perché dobbiamo vedere ancora alcune cose fondamentali. Portiamoci sempre su quest'altro menu perché è quello più importante. La SEO non la andiamo a trattare oggi, quindi questa finestra la possiamo anche chiudere. Questa è la descrizione breve del prodotto. La descrizione breve del prodotto è molto importante ovviamente inserirla, perché è quella che appare appena sotto il prezzo, quindi è molto visibile, e nelle pagine di categoria. Dobbiamo ovviamente inserire un'immagine del prodotto in evidenza, che adesso ci andiamo a scaricare da Google, una qualsiasi, camicia uomo, tanto per esempio, ma non fatelo quando mettete in produzione un sito, assolutamente, le immagini non vanno prese da Google. In questo caso ci prendiamo questa, no, anzi prendiamo questa che è bianca,
perfetta, ci scarichiamo l'immagine, in questo caso io la salvo sulla scrivania, non gli cambio il nome, la lascio così com'è e andiamo a caricarla come immagine del prodotto. Adesso riduco lo schermo per caricare l'immagine e appena la trasciniamo qui, non dobbiamo fare altro. Aspettiamo che viene caricata, una volta che viene caricata la impostiamo come immagine di prodotto e apparirà lì. Ovviamente se andiamo a vedere la SEO, anche se oggi non la tratteremo, come vedete già ci dà stasera una piccola anteprima di come comparirà la nostra pagina, il nostro prodotto sulla ricerca di Google. Questo è molto importante. Una volta impostata l'immagine lo andiamo a pubblicare e andiamo a vedere il nostro prodotto. Eccolo qui. Ovviamente non c'è la descrizione breve, poi è possibile aggiungerlo direttamente al carrello. Vi ripeto, non guardate il settaggio del template perché è base, è basilare, è per essere il più veloce possibile per farvi vedere i prodotti come vengono inseriti. Come vedete qui c'è il nostro prezzo, io ho inserito IVA inclusa, ma questo è possibile toglierlo, non è detto che ci debba essere per forza. Il titolo, ovviamente qui abbiamo i breadcrumbs, quindi con camicie home, camicia uomo, la categoria della camicia qui, il codice del nostro prodotto e aggiunge al carrello la possibilità di selezionare la quantità. Qui abbiamo la disponibilità del nostro magazzino, la nostra descrizione lunga, che ripeto deve essere molto lunga, più è lunga magari arricchita con qualche immagine e meglio è. Le informazioni aggiuntive, come vedete il colore e poi è possibile inserire tutte le altre informazioni aggiuntive e le nostre recensioni, importantissime anche le recensioni. Come vedete quando il mouse passa sull'immagine fa automaticamente uno zoom, ma è possibile anche ingrandire l'immagine a schermo pieno. Manca soltanto da mettere la descrizione breve del prodotto. Camicia uomo. Adesso non andiamo ad inserire altro, ma qui, ovvio, anche qui inserirete una frase che sia ovviamente molto più corta della descrizione lunga, ma non troppo corta, comunque deve comunicare qualcosa al nostro cliente. Ricarichiamo la pagina e come vedete qui c'è la descrizione breve, camicia uomo, e qui ci sarà la descrizione lunga. Fatto questo, tornate su tutti i prodotti e vedete che il vostro prodotto è qui. Grazie mille di averci seguito e buon lavoro.